È di nuovo Race Week nella mia pista preferita, ovvero Silverstone. E per la pista inglese Ferrari ha dichiarato che porterà degli aggiornamenti importanti che cambieranno il comportamento della vettura. Ma non solo, a Silverstone debutteranno anche le nuove gomme Pirelli con una carcassa più resistente. Mario Isola sostiene che le nuove gomme Pirelli non andranno a cambiare i valori in campo, mentre dall'altra parte Vasseuri va in contrasto e dice che saranno un game changer. Questo secondo le dichiarazioni fatte dopo la gara in Austria. Ma nel video di oggi voglio rispondere alla domanda importante che mi avete fatto in tanti: come ha fatto Ferrari a migliorare così tanto in Austria e ad essere così consistente con tanto carico di benzina e poco, mostrando un passo gara veloce, confermandosi seconda forza. Prima di andare ad analizzare questo e gli aggiornamenti di Silverstone, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, così non vi perdete nessun video che esce qui sul canale. A voi non costa nulla, ma per noi fa una grandissima differenza e ci aiutate tantissimo nel sostenere questo progetto. Davvero grazie mille raga, perché siete in tantissimi sempre che ci sostenete ed è fondamentale anche con un singolo commento. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere nel dettaglio gli aggiornamenti che Ferrari porterà a Silverstone e vediamo come ha fatto la SF23 a comportarsi meglio anche della F175 dell'anno scorso in Austria. But now can Leclerc with DRS get back at Verstappen? We're heading towards turn 4. Can he stay on track? And it's just as he retakes the lead from Max Verstappen. E voglio iniziare proprio così, parlando di track limits, perché sappiamo che dopo la gara sono state aggiunte delle penalità. In totale ci sono stati 129 giri cancellati, 83 di questi dove hanno superato i track limits, e la cosa assurda è che addirittura 10 piloti in totale hanno preso penalità, quindi metà della griglia. E questo ci fa capire che c'è qualcosa che bisogna cambiare nel regolamento, soprattutto in una pista come Austria, dove andare fuori dai limiti è più un vantaggio che uno svantaggio. Ci tenevo a darvi queste informazioni, ma non voglio soffermarmi su questo argomento. Mi serviva per dirvi che Sainz alla fine è arrivato sesto a causa delle penalità aggiunte dopo la gara. Ma effettivamente Ferrari quanto è migliorata nella gara in Austria? Se andiamo a analizzare i dati ed escludiamo la pista di Miami, Jeddah e Barcellona che hanno subito delle modifiche al layout, vediamo che la rossa è migliorata solo dello 0,598%, che è un dato minore rispetto a Red Bull, Aston Martin e Mercedes. Ma se vediamo invece la gara in Austria, solamente in qualifica la Ferrari è migliorata dello 0,883%, che significa che è migliorata di circa 3 decimi rispetto all'anno scorso, rispetto a una F175 che ha vinto in Austria. E questo conferma che la direzione di sviluppo di Ferrari è quella giusta. Ma qual è quindi il tallone d'Achille della rossa? L'abbiamo visto a Barcellona, nelle curve ad alto carico aerodinamico, dai 200 km/h in su, Ferrari ha fatto fatica perché non è riuscita a trovare il carico al posteriore. Ma in Austria abbiamo visto un miglioramento anche su questo punto, e il vero banco di prova sarà sicuramente Silverstone, che ha tante curve a medio-ampio raggio. Un altro aspetto importante è il porpoising. A inizio stagione Ferrari doveva correre con delle sospensioni più rigide per ovviare a questo problema. Ad oggi Ferrari può correre molto più bassa da terra, non avere porpoising e quindi riuscire a generare anche più carico aerodinamico. E questo è un fattore molto positivo, perché abbiamo visto in Austria, soprattutto nell'auto di Leclerc, uno skid block molto consumato, quasi al limite del regolamento. E questo è importante perché vuol dire che Ferrari ha corso più bassa a terra, senza generare porpoising, ma andando a sfruttare a pieno i canali venturi per generare più carico aerodinamico e senza preoccuparsi neanche del bouncing, perché in Austria più che velocità di punta elevate ci sono tante sconnessioni. Generando più carico Ferrari riesce a scivolare anche meno in curva e quindi anche il degrado gomme è più contenuto e ritroviamo un ritmo più costante. Questa è la spiegazione di come Ferrari ha risolto i propri problemi con gli aggiornamenti portati. Ma cosa ci aspettiamo da Silverstone in poi? Lo stesso Vasseuri ha dichiarato che gli aggiornamenti futuri erano previsti per Budapest, per la gara in Ungheria, ma i tecnici a Maranello hanno lavorato in maniera più assidua per cercare di anticipare gli aggiornamenti. L'obiettivo, come abbiamo detto più volte, è di spendere l'intero budget cap prima della pausa estiva, che in queste settimane dove ci sono tanti back to back, cioè una gara ogni settimana, e quindi i prossimi aggiornamenti li vedremo già a Silverstone, dove debutterà un nuovo diffusore e questo nuovo elemento sarà più grande, quindi garantirà anche più aria al posteriore, in modo da generare più carico nelle curve veloci, quando la monoposto tende a sedersi sul posteriore, come abbiamo visto anche in altri video da inizio anno ad oggi.
oggi. Ed è un comportamento che Red Bull riesce a replicare alla perfezione. E Ferrari ci sta lavorando per avvicinarsi. Sappiamo che a Silverstone anche Mercedes porterà tanti aggiornamenti, probabilmente anche più di Ferrari. E lo stesso Cardile, che adesso ha il ruolo di direttore tecnico e ha preso in mano la direzione dello sviluppo di Ferrari, ha confermato come Silverstone sia il banco di prova vero per vedere le potenzialità della SF23 e se hanno effettivamente risolto i problemi di carico, che è il problema più grande che ha Ferrari ad oggi nei confronti di Red Bull. L'obiettivo sarà più riconfermarsi come seconda forza davanti a Mercedes e Aston Martin, che hanno fatto tanta fatica in Austria, e come ha detto anche lo stesso Vasseur, piano piano anche in Ferrari si stanno avvicinando a Red Bull. Consideriamo il fatto che a inizio stagione si prendevano circa un minuto a gara, mentre adesso, considerando i distacchi prima della sosta finale di Red Bull con Verstappen, si aggiravano circa sui 20 secondi. E concludiamo questo video parlando delle gomme Pirelli. Un team avversario che è rimasto anonimo ha dichiarato che le gomme Pirelli andranno nella direzione di Ferrari e Aston Martin perché riescono a limitare il problema di grip all'anteriore. Quindi le vetture che sono meno puntate sull'anteriore e quindi meno precise avranno un vantaggio con queste nuove carcasse più resistenti di Pirelli. Tra l'altro le nuove gomme Pirelli con una carcassa più resistente debutteranno in una pista a front limited, quella di Silverstone, che è una pista chiave per vedere il comportamento di queste nuove gomme all'anteriore, perché è fondamentale avere un anteriore puntato nei cambi di direzione nella pista inglese. Bisogna essere molto precisi nei cambi di direzione, per esempio a Maggots, Beckett, ma anche nelle curve veloci come Copse, Stowe, e chi riuscirà ad avere una macchina più precisa avrà anche una macchina meno sovrasterzante, farà meno correzioni e andrà più forte. Vediamo se queste nuove gomme Pirelli potranno essere anche un aiuto per Ferrari e Aston Martin. Vasseur ne è convinto perché dopo le dichiarazioni in house ha detto che saranno un game changer, sottolineando un aspetto positivo per Ferrari, quindi speriamo che abbia ragione il team principal francese e che quindi queste voci vengano confermate anche dalla pista. Sappiamo che i team hanno provato le nuove gomme Pirelli nelle prove libere in Spagna. In Pirelli dicono che queste nuove gomme non avranno dei cambiamenti sulle monoposto, ma allora perché hanno cambiato la carcassa? Il motivo è perché i team hanno raggiunto il livello di carico che i Pirelli si aspettava raggiungessero a fine stagione, quindi diciamo che le vetture generano più carico di quanto era previsto. E per offrire quindi delle gomme più resistenti che durano di più, Pirelli ha dovuto cambiare la carcassa della gomma, rendendola più resistente. Fatemi sapere nei commenti secondo voi se gli aggiornamenti di Silverstone e questo cambiamento alle gomme Pirelli potrà essere un vantaggio per Ferrari. Secondo voi potrà confermarsi di nuovo seconda forza davanti a Mercedes e Aston Martin? Sono curioso di sapere la vostra opinione nei commenti. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.